Buongiorno, ciao a tutti e bentrovati sul mio canale. Oggi tutorial andremo a realizzare insieme il bracciale Resia, che è il progetto di questo mese in collaborazione con il sito Semplici Bijou, dove potete trovare i kit per realizzare questo bracciale in questa colorazione e poi anche in altre colorazioni. Questo è il modello Ortles. Comunque vi lascio tutti i link che vi rimando nei vari kit sotto nell'info box. Il bracciale è realizzato a modulini, quindi sono tutti modulini che si fanno veramente in pochissimo tempo, vedrete sono super veloci da fare e poi sono collegati tra loro. Ve lo faccio vedere indossato, eccolo qua, questo è il bracciale indossato e a me piace veramente un sacco, è molto carino, lo trovo molto elegante e niente, io spero tanto insomma che vi piaccia. Ora non mi dilungo oltre perché il tutorial magari sarà un po' lunghetto e vediamo la lista insieme dei materiali che ci servono per realizzare questo bracciale. Allora, ci occorrono chaton da 8 mm, io ne utilizzerò 5 perché voglio realizzare un bracciale da 16 cm e quindi mi serviranno per raggiungere questa lunghezza 5 modulini. Ovviamente se lo volete fare più grande, aggiungere un modulo, ve ne serviranno 6 di chaton. La colorazione che uso io è la light amethyst. Poi ci serviranno le super duo, io sto usando le saturated metallic red pear ed è questo bellissimo colore. Poi ci serviranno 4 chevron duo per ciascun modulino, la colorazione che uso io è la chalk bronze luster. Poi cipollotti 4x3, questi sono i black luster AB. E poi ci serviranno rocaille della To 15.0 e 11.0. Come 15 utilizzo le Permanent Finish Galvanized Sweet Blush, mentre come 11 le Permanent Finish Galvanized Aluminium. Ovviamente vi servirà una chiusura. In dotazione con i kit troviamo questa meravigliosa chiusura a forma di cuore che misura, ve lo dico subito, dove è la bustina? Eccola qua, misura 18,5 mm. Ci serviranno un paio di anellini per collegare il bracciale alla chiusura. Come ago utilizzo un ago numero 12 e come filo, come sempre, il Fireline da 0,15. Prima cosa da fare è quella di inserire sull'ago 3 rocaille 11.0 e una rocaille 15.0 e ripeto questa sequenza di perline per un totale di 4 volte. Poi chiudo a cerchio, ripasso in tutte le perline, faccio un doppio nodino e mi porto ad uscire da una delle rocaille 15.0 e poi vediamo come proseguire. Sto uscendo con il filo quindi dalla rocaille 15.0 appena inserita. Metto sull'ago 4 rocaille 11 e mi vado ad inserire nella 15.0 dopo e tiro il filo. In questo modo si forma il primo archetto. Adesso devo ripetere questo inserimento per altre 3 volte. Ora sto uscendo con il filo dalla terza delle 4 rocaille che formano il primo archetto. Metto sull'ago 2 rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nelle 2 11.0 centrali dell'archetto di 4 dopo, le 2 centrali, e tiro il filo. Facciamolo un'altra volta insieme, quindi carico sull'ago sempre 2 rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nelle 2 rocaille centrali dell'archetto di 4 successivo, queste due, e tiro bene il filo. Quindi ripeto questo passaggio per altre 2 volte. Bene, a questo punto si è formata la coppetta, quindi posso prendere il mio chaton e lo inserisco all'interno della lavorazione rivolto verso il basso e tiro giusto un pochino per stringere un po' il lavoro. Ecco qua. Con il filo sto uscendo dalla seconda delle 2 rocaille 11.0 inserite nel passaggio precedente. Metto sull'ago una rocaille 11.0 e mi inserisco nelle 2 rocaille sporgenti successive, queste 2, e tiro il filo. Facciamolo ancora insieme, quindi carico sull'ago una rocaille 11.0 e mi vado ad inserire nelle 2 rocaille successive sporgenti, queste 2,
e tiro il filo. Faccio la stessa cosa per altre 2 volte. Inserite le ultime 2 rocaille, ho tirato un po' il filo in modo da stringere ulteriormente il lavoro e poi sono ripassata in tutte le ultime perline dell'ultimo giro in modo da incastonare per bene il mio chaton. Quindi questa è la nostra incastonatura molto semplice. Adesso mi sono portata ad uscire con il filo dalla prima delle 4 rocaille che formano questo archetto, vedete? Questa rocaille qua. Metto sull'ago una rocaille 11,0 e mi vado ad inserire nella 11,0 subito accanto, dal basso verso l'alto, così. Adesso metto sull'ago una 15,0, una chevron duo, una 11,0, 3 super duo e un'altra rocaille 11,0. Adesso vi mostro. Quindi metto sull'ago questa sequenza, una 15,0, una chevron, una 11, 3 super duo e un'altra rocaille 11. Porto tutte queste perline a fine filo e senza mettere niente sull'ago, senza mettere altro sull'ago, mi vado ad inserire nell'altro foro della chevron, dall'alto verso il basso, e tiro bene il filo. Poi prendo sull'ago una rocaille 15,0 e mi devo inserire nella prima rocaille 11,0 delle 4, vedete queste 4 rocaille, ho lavorato la prima di qua e vado ad inserirmi in questa, sempre dall'alto verso il basso, così. Adesso faccio lo stesso che ho fatto di qua, quindi metto sull'ago una rocaille 11,0 e mi vado ad inserire nella prima 11,0 dell'archetto di 4 dopo, questa dal basso verso l'alto. Ok, adesso inseriamo nuovamente questa sequenza di perline qua, quindi metto sull'ago una 15,0, una chevron duo, una rocaille 11, 3 super duo e un'altra rocaille 11,0. Quindi di nuovo in questa sequenza qua, 15,0 chevron duo, 11,0 super duo, super duo, super duo e 11,0. Porto tutto a fine filo e mi vado ad inserire nell'altro foro della chevron, dall'alto verso il basso, e tiro bene il filo. Metto sull'ago una rocaille 15,0 e mi vado ad inserire nella prima rocaille dall'altra parte dell'archetto, dall'alto verso il basso, e tiro il filo. Quindi sono pronta a reinserire di nuovo la rocaille 11,0. Quindi ripeto questi passaggi per altre 2 volte. Ok, una volta terminato il giro sono passata con l'ago nelle perline successive fino a portarmi ad uscire dalla rocaille 11,0 prima delle super duo sopra una delle chevron, da questa qua. Adesso metto sull'ago una 11,0, un cipollotto, una 15,0, un altro cipollotto e un'altra rocaille 11,0 e mi vado ad inserire nella 11,0 dall'altra parte sopra l'altra chevron duo, in questa, e tiro il filo. Senza mettere niente sull'ago ripasso nelle perline successive e mi porto ad uscire sempre dalla rocaille 11,0 dopo le super duo, per cui passo nel foro inferiore delle super duo e nella rocaille. Ok, e sono pronta per inserire nuovamente le rocaille e i cipollotti, quindi ripeto questo inserimento per altre 3 volte. Adesso sto uscendo con il filo dal foro inferiore di questa super duo, senza mettere niente sull'ago, passo nel foro superiore della super duo, della stessa super duo, e tiro bene il filo. E iniziamo con il nuovo passaggio, quindi metto sull'ago una rocaille 11,0 e mi inserisco nel foro superiore della super duo dopo, altra rocaille 11,0 e mi inserisco sempre nella super duo dopo e tiro bene il filo. Poi metto sull'ago 2 rocaille 11,0 e mi inserisco nel primo cipollotto. Tra i 2 cipollotti andrò a inserire una rocaille 11,
e poi di nuovo 2 rocaille 11 0 e mi vado a inserire nel foro superiore della superduo dopo, quindi mi trovo di nuovo al punto di partenza. Quindi ripeto l'inserimento di queste rocaille fino a completare tutto il giro. Quindi questo è il nostro modulino terminato, avete visto, super veloce, super semplice. Ovviamente dobbiamo farne adesso altri 4, io mi sono già portata avanti, li ho già realizzati, 4. Il quinto, per fare il quinto ho preso un pezzo di filo bello lungo perché poi ovviamente mi servirà per collegare anche tutti gli altri modulini. Bene, sposto questi un attimo e procediamo. Adesso mi sono portata ad uscire dalla rocaille che precede il cipollotto, da questa. Metto sul lago 2 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nella rocaille 11 0 che sta tra i due cipollotti, questa, e tiro bene il filo. Metto sul lago altre 2 rocaille 11 0 e mi vado ad inserire nella 11 0 dopo il cipollotto, in questa qua, e tiro bene il filo. Adesso, senza mettere niente sul lago, scendo nelle perline sotto, praticamente passo per la rocaille superduo, poi scendo nel foro inferiore della superduo e torno indietro fino a portarmi ad uscire dalla prima rocaille 11 0 dopo questa superduo, da questa. Quindi sto uscendo appunto dalla prima rocaille 11 0 dopo la superduo e metto sul lago questa sequenza di perline: 2 rocaille 11 0, un cipollotto, altre 2 rocaille 11 0, un altro cipollotto e altre 2 rocaille, e mi vado ad inserire nella rocaille che precede queste superduo, quindi in questa qua, e tiro il filo. In questo modo si forma il cappietto dove poi andrò a mettere l'anellino e la chiusura. Adesso, senza mettere niente sul lago, torno sempre indietro nelle perline e ripasso qualche volta in queste ultime perline inserite in modo da rendere un po' più sicuro il cappietto, e poi vediamo come continuare. Okay, adesso iniziamo a collegare i modulini. Sto uscendo con il filo da questa rocaille 11 0 tra le superduo, vedete, nella parte laterale del modulino. Prendo uno degli altri modulini, metto sul lago una rocaille 11 0, prendo il secondo modulino e mi devo inserire in questa rocaille tra le superduo, in questa qua, dal basso verso l'alto, e tiro bene il filo. Ok, prendo 2 rocaille 11 0 e mi devo inserire nuovamente nella rocaille di partenza, dall'altro lato però, quindi dall'alto verso il basso, e tiro bene il filo. In questo modo si sarà collegata la prima parte. Adesso, senza mettere niente sul lago, passo nella superduo che sta subito sotto, passo nelle 2 rocaille successive nel cipollotto, tirando sempre bene il filo, mi raccomando, e poi passo nella rocaille tra i due cipollotti, ed è da qui che dovrò uscire con il filo per collegarmi ancora all'altro modulino. Quindi vedete, sto uscendo da questa rocaille. Adesso metto sul lago una rocaille 11 0 sempre e mi vado ad inserire nella rocaille 11 0 tra i cipollotti dell'altro modulino. Quindi vediamo se riesco, ecco qua, in questa qua, dal basso verso l'alto, e tiro bene il filo. Adesso prendo un'altra rocaille, sempre 11 0, e torno nella rocaille di partenza, dall'alto verso il basso,
e tiro bene il filo e mi sono unita anche qua. Adesso manca solo il pezzettino sotto, quindi sempre senza mettere niente sull'ago passo nelle perline successive, quindi nel cipollotto, passo nelle 2 rocaille successive, tiro il filo, poi passo anche nella super duo e nella prima rocaille che trovo dopo. Ok, e adesso devo fare la stessa cosa che ho fatto qua sopra, quindi esternamente andrò a inserire 2 rocaille 11,0 e mi vado ad inserire nella prima rocaille tra le 2 super duo dell'altro modulino, inserendomi con l'ago dal basso verso l'alto, tiro il filo, ok, poi metto sull'ago una rocaille 11,0 e ritorno nella rocaille di partenza, che è questa, e mi inserisco con l'ago dall'alto verso il basso. Ok, in questo modo avrò collegato il modulino. Adesso, senza mettere niente sull'ago, passo nelle perline che ho appena inserito in queste 2 rocaille e poi salgo sopra passando in tutte le perline esterne e mi devo sempre portare ad uscire da questa rocaille qua, e faccio la stessa cosa inserendo anche tutti gli altri modulini. Ok, ho collegato tutti i vari modulini e poi ho realizzato anche da questo lato il cappiettino come vi ho fatto vedere prima. Poi ho chiuso il lavoro, ho messo anellini e inserito la chiusura, e questo è il bracciale Resia terminato. A me piace veramente un sacco, ve lo mostro anche al polso, eccolo qua. Spero tanto insomma che questo progetto vi piaccia. Vi faccio vedere anche la prima versione che avevo realizzato io per proporre il progetto a René. Eccolo qua, io l'avevo fatto in questi colori, che trovo carino anche questo, è un po' più particolare, ecco. Questo invece secondo me è super elegante. E, sul sito di René è rimasto ancora qualcosina, qualche kit, comunque vi lascio sotto nell'info box i link appunto che vi rimandano ai vari kit. Spero di vedere presto le vostre versioni, mi raccomando, se lo rifate taggatemi, che mi fa sempre piacere. Io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito questo video, vi mando un super bacione e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!